Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio fare un video un po' particolare perché oggi è il giorno della mia seconda dose di vaccino Pfizer, e ovviamente come tutti saprete la seconda dose di vaccino vi dà accesso dopo una settimana, almeno qui in Francia, a il pass sanitario, quindi quel documento che poi vi permette di accedere a bar, ristoranti e quindi di ricominciare a fare una vita normale, non sentirsi più un escluso. Ovviamente non mi vaccino per andare al bar, al ristorante o per andare al cinema, mi vaccino perché secondo me è un'azione di importanza mondiale che tutti noi dovremmo fare per prevenire il coronavirus. Quindi quello che farò in questo video sarà intanto un pochettino documentare la mia seconda dose di vaccino. Ho fatto la prima circa 5 settimane fa, è andato tutto bene, a parte un leggero dolore al braccio per meno di 24 ore più una lieve stanchezza che si è presentata la sera stessa del giorno della vaccinazione, e oggi farò quindi questa seconda dose e andremo a vedere un pochettino che effetti avrà su di me questa seconda dose, perché a quanto pare la seconda dose è quella un pochettino più critica, è quella un pochettino più quella che induce delle reazioni avverse o indesiderate maggiori. E quindi volevo non solo fare questo video per parlare di quello che penso della vaccinazione, del perché secondo me la vaccinazione è importante, ma volevo fare anche questo video per documentare un pochettino che cosa significa fare una dose di vaccino, quello che potrebbe verificarsi nelle 24, 48 ore, 72 ore successive alla seconda dose di vaccino, e quindi in qualche modo portare la mia esperienza diretta riguardo a questa cosa, che sostanzialmente è un qualcosa che ci riguarda un pochettino tutti. Quindi direi che adesso sono le 8:25, ho il vaccino alle 8:50, quindi mi bevo un caffettino veloce, prendo la bici e si va. Allora ragazzi, siamo arrivati qua al centro di vaccinazione, quindi adesso andremo a richiedere il foglio da compilare e siamo pronti per la nostra seconda dose. Ecco ragazzi, dovrebbe toccare a me, io sono il prossimo, non venuto che sono abbastanza, non dico spaventato, ma c'è un qualcosa che mi mette una certa preoccupazione. Sarà averne sentito parlare per troppo tempo, mi mette comunque in uno stato di allerta. Comunque sono assolutamente sicuro della scelta che ho fatto e sono contento di farla. Oi. Oui. La première était le 19. Le 19, oui. Ok. Donc vous n'avez pas de maladie particulière, Non. pas de traitement, pas d'allergie. Je peux y aller? Allez-y. Voilà. Ça y est. Et un petit pansement. Ouais. Allora ragazzi, abbiamo fatto la seconda dose di vaccino, ho aspettato 15 minuti prima di poter uscire dal centro. Comunque, contento di aver fatto questa seconda vaccinazione, adesso vediamo un pochettino che cosa ci succede per tutta la giornata, come reagiamo, che tipo di esperienze negative possono insorgere, insomma, ovviamente spero nessuna, però vediamo un pochettino di documentare l'intera giornata. Allora ragazzi, bella a tutti, siamo a 1 ora e mezza dal vaccino
Per il momento va tutto bene, non mi sembra di avere nessun tipo di effetto e quindi adesso ne approfittiamo per uscire, dobbiamo fare un po' di commissioni, tra cui una sorpresa che mostrerò a breve sul canale, o forse anche in questo video. E niente, quindi direi che possiamo andare a dirigerci a fare la prima commissione e dopodiché ci riaggiorniamo. Eh sì ragazzi, l'ho fatto, mi sono fatto un piccolo regalino perché volevo aggiungere una piccola novità e soprattutto qualità ai miei video, comprando quindi una Sony Alpha 6000. Ovviamente è una macchinetta per principianti praticamente. Ho un obiettivo di tipo 16-50, quindi con un'apertura non molto grande. Ho deciso di prendere questa, sebbene non soddisfi appieno quello che stavo cercando, perché gli manca un input microfono e soprattutto gli manca la possibilità di avere lo schermo, il selfie screen, quindi quello che mi permetterebbe sostanzialmente di vedermi mentre mi riprendo. Però in seguito a dovute opportune considerazioni ho deciso di prendere questa perché l'ho trovata, ve lo dico subito, usata per 200 euro, quindi ho detto, visto che volevo spendere il meno possibile, mi sono detto che il miglior modo per aggiungere qualità al canale spendendo il meno possibile fosse comprare questo, e quindi diciamo che sono abbastanza soddisfatto del mio acquisto. Magari farò un altro video in cui andremo a provarla. Tanto sono passate esattamente 2 ore dal vaccino, per il momento sto ancora bene, non ho nessun tipo di sintomo, neanche il dolore al braccio, però ripeto, sono 2 ore, vedremo bene, forse è un pochettino presto per parlare. Ciao a tutti ragazzi, allora nuovo aggiornamento sulla mia situazione post vaccino, va tutto bene. Sono l'1:30 del pomeriggio, quindi ho già mangiato, siamo a 4 ore e mezza dall'iniezione. L'unica cosa che mi sento forse è un leggerissimo dolore al braccio che comincia a comparire, semplicemente dovuto al fatto che l'iniezione determina una situazione infiammatoria a livello del muscolo, perché è un'iniezione intramuscolo. Per il resto forse una leggerissima spossatezza, che non so neanche se sia dovuta al fatto che magari stanotte non ho dormito poi così bene. E niente, noi ci aggiorniamo dopo, magari quando vado a fare la spesa vi do un qualche piccolo aggiornamento sul mio stato. E niente, quindi ci aggiorniamo dopo. Ciao! Ragazzi, siamo tornati da una spesa abbastanza lunga e come avete potuto vedere mi sentivo abbastanza bene, quindi non ho avuto nessun problema. Anche il braccio sembra che il dolore comunque non abbia evoluto, quindi questa è una buona notizia, perché comunque avere il braccio che ti fa male tutto il tempo può essere abbastanza fastidioso. E quindi niente, adesso direi che sono le 17:51, quindi le 18, siamo più o meno a 9 ore dall'iniezione. Devo dire che mi sento molto bene, molto meglio rispetto alla prima. Non voglio dire l'ultima parola fino a stasera, ma soprattutto fino a domani mattina, perché molto spesso è dopo la notte che possono comparire i primi sintomi, quindi i primi sintomi simili influenza. Niente, noi ci aggiorniamo prima e poi dopo cena, vi faccio sapere un pochettino come mi sento e niente, finiremo la giornata quindi con una considerazione finale.
Ciao, eccoci finalmente arrivati all'ora di cena, più o meno sono le 19:24. Questa cena quindi preparerò degli hamburger di lenticchie. Per chi non lo sapesse, seguo un'alimentazione prevalentemente vegetariana, o meglio pesco-vegetariana, raramente il pesce. Tornando alla situazione Covid, per il momento mi sento sempre bene, il dolore al braccio è sempre stabile, quindi non mi posso lamentare e niente, io direi di cominciare subito a preparare questi hamburger di lenticchie e via. Eccoci arrivati alla cena ragazzi, anzi abbiamo appena finito di cenare, io quindi per me la serata è finita, facendo un punto della situazione mi sento abbastanza bene. Il dolore al braccio ovviamente è aumentato leggermente, ma non mi lamento perché rispetto ad altre situazioni che ho sentito direi che mi è andata abbastanza bene. Tocca sperare adesso è che durante la notte non comincino a svilupparsi dei sintomi simili influenzali, anche questo succede, quindi prima di tirare le somme conclusive di questa seconda dose di vaccino aspetterò domani. Quindi per oggi è tutto e noi ci salutiamo e vi dico a domani. Ciao! Mi sono appena svegliato e niente, ho passato una notte abbastanza buona. Vi devo dire che stamattina mi sono svegliato un pochettino indolenzito a livello di tutto il corpo, un pochettino come se ieri avessi fatto molto sport, però niente di eclatante, il dolore al braccio sta diminuendo, quindi devo dire che questa seconda dose di vaccino è andata abbastanza bene, non ho avuto effetti indesiderati, magari come la mia ragazza che ha avuto molto dolore al braccio e anche dei sintomi un pochettino influenzali che si sono protratti per meno di 24 ore onestamente. E quindi niente, sono contento di aver superato questa tappa, anche perché vi devo dire, dopo tutto quello che si sente nei media, sinceramente cominciavo a stressare un pochettino all'idea di farmi questa seconda dose. E vorrei parlare con voi adesso di tutta la polemica che gira intorno al vaccino, quindi se è il caso di farsi vaccinare, se non è il caso di farsi vaccinare, se il vaccino è realmente efficace, che cosa può indurre di negativo e quindi affrontare un pochettino queste questioni. E per cominciare quindi sono andato a vedermi qualche numero su internet, intanto per quanto riguarda gli effetti indesiderati da vaccino. Quello che è emerso negli ultimi tempi è che Pfizer, Moderna e AstraZeneca possono aumentare il rischio di miocarditi e pericarditi. Quindi sono andato a vedermi quali sono realmente i numeri e quindi qual è la probabilità effettiva di poter andare incontro a una situazione medica del genere. E in effetti ho visto che per quanto riguarda la popolazione maschile sono stati registrati per adesso 40,6 casi per milione nei soggetti vaccinati, ovviamente per milione di soggetti vaccinati, di casi di miocarditi nella popolazione maschile nei soggetti che hanno intorno ai 12-29 anni, mentre nei soggetti con età superiore a 30 anni questo numero si riduce a 2,6 per milione. Per comprendere un pochettino queste cifre provate ad immaginare due città come ad esempio Napoli o una città un po' più piccola di Milano in cui tutti gli abitanti sono vaccinati e quindi a contrarre la miocardite sono 40,6 abitanti o persone vaccinate su questo milione di abitanti nei soggetti che hanno meno di 30 anni e nei soggetti che hanno più di 30 anni questo numero si riduce a 3, il che corrisponde poi a una percentuale di rischio dello 0,0046 nel caso dei soggetti inferiori ai 30 anni e dello 0,00002% nei soggetti di età superiore ai 30 anni. Quindi vedete subito come il rischio in effetti sia molto basso, la percentuale
proprio il rischio, che è considerato come la probabilità di andare incontro a quel determinato evento medico, sia molto basso. Certo, siamo ancora all'inizio, siamo soltanto al mese di agosto, il vaccino è uscito a febbraio, quindi probabilmente devono essere raccolti più dati. Speriamo che questi numeri non aumentino, però per il momento mi sembra che i rischi siano inferiori di molto ai benefici. Per quanto riguarda i benefici, invece, sono andato a leggermi qualche studio e ho visto che in effetti c'è uno studio proprio recente condotto negli Stati Uniti, nel Tennessee mi sembra, dove hanno preso un tot numero di abitanti, parecchi pazienti, ed è stato fatto uno screening su quanti di questi pazienti fossero vaccinati o meno e quanti di questi andassero poi incontro a forme gravi, morte o ospedalizzazione. Ed è stato visto sostanzialmente che chi è vaccinato ha un rischio inferiore ovviamente di contrarre la malattia, il vaccino riduce del 95% i decessi per Covid e dell'80% le ospedalizzazioni per casi gravi. Quindi questo è uno studio, ma poi ovviamente vi posso mostrare anche questa figura dove potete vedere tranquillamente, chiaramente, come il numero di decessi e di ospedalizzazioni nei soggetti non vaccinati sia drasticamente più elevata rispetto ai soggetti vaccinati con la prima e con la seconda dose. Secondo me siamo in una situazione in cui, perché oggi sono andato a vedermi anche qualche numero, ho visto che ad esempio io mi focalizzo principalmente sulla Francia, ho visto che sostanzialmente vengono dichiarati il 70% delle vaccinazioni, quando poi se uno si va a vedere realmente i numeri di questo 70%, solamente il 55% è vaccinato con 2 dosi, mentre il resto, quindi il 45%, abbiamo un 30% di non vaccinati e un 15% di vaccinati con una sola dose. Quindi secondo me questo incremento a cui stiamo assistendo non è tanto dovuto al fatto che il vaccino sia inefficace, quanto dovuto al fatto che non è stata ancora raggiunta la totale copertura vaccinale necessaria a vedere in effetti un decremento della malattia. Secondo me tutta questa polemica che sta girando intorno al vaccino, se sia utile o meno non farsi vaccinare, se sia rischioso o meno, io penso una cosa sostanzialmente, che anche se non l'abbiamo scelto noi, anche se non l'abbiamo voluto noi, siamo un pochettino la generazione cavia di questa epoca per far fronte a una epidemia, o meglio a una pandemia che nessuno si aspettava. Siamo un pochettino come i nostri nonni che avevano vissuto la seconda guerra mondiale, noi stiamo vivendo la pandemia e purtroppo dobbiamo accettare il fatto che ci dobbiamo esporre a rischi per salvare le generazioni future, quindi le generazioni dei nostri figli che verranno. Quindi è vero, anche se i vaccini possono indurre dei rischi, anche se probabilmente non sono pienamente efficaci in questo momento, e soprattutto anche se magari ci vorrà del tempo e facciamo parte di una fase di sperimentazione probabilmente, bisogna accettare il fatto che tutto questo è necessario per permettere in qualche modo alla scienza di evolversi, ai vaccini di migliorarsi e soprattutto agli scienziati di capirci qualcosa. Perché ovviamente tutta questa situazione è una situazione nuova per le nostre generazioni a cui non siamo preparati, anche se l'uomo ha attraversato delle situazioni simili in passato. Ogni situazione io penso sia diversa l'una dall'altra e quindi non possiamo prevedere esattamente come andrà a finire sulla base di come sono andate a finire magari le pandemie, come ad esempio l'influenza spagnola di 100 anni fa. Quindi che dire ragazzi, io l'unica cosa che posso fare, non sono un esperto di epidemiologia, non sono un esperto infettivologo, l'unica cosa che posso fare è dirvi che io mi sono vaccinato perché sento che questa sia un'azione importante da fare per le persone che verranno più avanti e quindi vi invito a farlo anche voi, perché come avete visto non rischiate niente. Se associate il tutto a uno stile di vita sano, a un'alimentazione sana, a un'attività sportiva regolare, probabilmente avrete ancora meno rischi di andare incontro a
effetti avversi dovuti al vaccino, perché anche quello è importante. A volte ci dimentichiamo e ci focalizziamo sui rischi che il vaccino può indurre, ma non pensiamo al fatto che molto spesso noi siamo i primi a condurre uno stile di vita sbagliato. Questo video si conclude qua, io spero in qualche modo di avervi dato una piccola ispirazione, una piccola spinta motivazionale per fare questo vaccino. Noi ci rivediamo al prossimo video, vi saluto, ciao!